Buongiorno a tutti, sono Roberto Gambuti, Pre-Sales Manager di iVertix. Oggi vedremo come configurare la funzionalità di Network Discovery della soluzione di AT Monitoring. Per configurare un nuovo job, andare su Configuration, Host e poi Discovery Job. Qui abbiamo la lista dei job creati precedentemente, premere su Add Discovery Job e scegliere Network Topology Discovery. Nella sezione Settings bisogna inserire una descrizione del job e né di configuration, che non sono altro che le credenziali SMP che potranno essere utilizzate per comunicare con i vari dispositivi. Per aggiungere una nuova credenziale basta solamente premere sul pulsante Add Credential e inserire la nuova community. Con la versione SMP è più appropriata per comunicare con il dispositivo. Oltre alla community si possono inserire altri filtri oppure quando schedulare la scansione automatica del job. Le regole di mapping sono preconfigurate dai Vertix, però può accadere che alcune regole manchino. In tal caso bisogna scaricare il plugin corrispondente dal plugin store e installarlo, fare clic su Reset oppure contattare direttamente il supporto di iVertix. Nella sezione Entry Point bisogna inserire l'indirizzo IP o l'intervallo di indirizzi IP da cui deve partire l'identificazione, quindi il discovery. Infine, per eseguire immediatamente il discovery, selezionare Start Job e un entry point precedentemente configurato e poi salvare. Una volta completata la scansione vengono visualizzati i risultati. Questi dipendono dalla raggiungibilità degli host, dal mapping, dall'SMP e dai filtri di stato che sono stati applicati. Attenzione che gli stati new e existing IP sono stati applicati di default. Ogni dispositivo viene identificato con il proprio nome, se è in stack, l'indirizzo IP, il vendor, il sistema operativo, la tipologia e così via. Gli viene assegnato un template. Abbiamo poi gli uplink, ovvero le interfacce del dispositivo collegate ai dispositivi di rete vicini, tutte le interfacce del dispositivo con anche gli uplink che possono essere selezionati e poi possiamo anche verificare se il dispositivo è già collegato a un dispositivo che effettivamente noi stiamo già monitorando. La sezione Map visualizza la mappa della topologia dell'infrastruttura di rete, il modo proprio in cui i dispositivi di rete sono interconnessi tra loro e il dispositivo o i dispositivi root, relation roots. Per assegnare il ruolo di root a un dispositivo, fare clic su di esso e poi selezionare relation root. Per monitorare i dispositivi, selezionare gli host che si vogliono monitorare e premere su Sync with Monitoring. Nella pagina Resource Status possiamo effettivamente vedere come stiamo monitorando il dispositivo, quali sono i servizi correlati, tutte le interfacce che stiamo monitorando, CPU, carico, memoria e così via, verificare nella timeline eventuali errori oppure quando il dispositivo era in stato ok, up, down, critical, eccetera, e poi anche verificare i vari andamenti delle metriche tramite i grafici che sono generati automaticamente dalla soluzione.